Salve a tutti, io mi chiamo Nicola Seleno e vi do il benvenuto sul mio canale. Il video di oggi nasce dalla semplice domanda che mi sono posto: in quanto tempo posso imparare a risolvere il cubo di Rubik? All'inizio questo video voleva appunto documentare il processo di studio, apprendimento di questa mistica e misteriosa arte. Infatti guardiamo sempre con un po' di paura quelle persone che riescono a risolvere il cubo di Rubik alquanto velocemente, no? Io ho vissuto con questo timore reverenziale. Il punto è che mentre giravo il video, meglio ancora prima di girare il video, ho fatto quello che si fa quando si studia qualcosa, cioè ho raccolto le informazioni e mi sono subito reso conto che era estremamente facile. È così, risolvere il cubo di Rubik è molto facile, soprattutto risolverlo in tempi decenti. Dopo un paio d'ore di studio ho imparato a risolvere il cubo e nel giro di neanche 24 ore sono diventato abbastanza bravo da risolverlo nel giro di un minuto e mezzo, qualunque cubo di Rubik. E allora mi sono detto, invece di mostrare a tutti il mio processo di apprendimento, che è un po' il formato che mantengo in questi video, ho deciso, ma insegniamolo a tutti. E quindi è diventato un video tutorial, una videoguida. Con pochissimo studio e allenamento voi potrete risolvere qualunque cubo di Rubik. Bene, prima di cominciare a entrare nel vivo della risoluzione del cubo di Rubik, una piccola premessa. La maggior parte delle tecniche per risolvere il cubo di Rubik si basano sui cosiddetti algoritmi. Cos'è un algoritmo? Un algoritmo, nel mondo dei cubers, è una precisa sequenza di movimenti, ok, che porta una specifica casella in una specifica posizione. Tutto qua. Quindi tu sai che quando devi portare questa casella qui, devi fare una certa sequenza. Facile, ok? Questo algoritmo. Quindi tutto sta, a questo punto, nella capacità di memorizzare gli algoritmi. Esistono delle tecniche molto complicate, ma estremamente efficienti, che ti permettono di risolvere il cubo in 20 secondi o meno, che comprendono anche più di 50 algoritmi diversi. Per la tecnica che vi insegnerò io oggi ve ne serve conoscere una manciata, letteralmente una manciata, qualcosa meno di 10 algoritmi, memorizzati questi, voi potete risolvere qualunque cubo sicuramente sotto i 2 minuti di tempo. Ok? Ora, come è possibile trasmettere questo tipo di conoscenza, gli algoritmi, le sequenze, attraverso una notazione? Come funziona la notazione? A noi ci serve conoscere poche lettere. Nello specifico la R, sta per right, vuol dire muovere in senso orario lo strato di destra. L di left significa muovere in senso orario lo strato a sinistra. Ok. Stesso discorso per U di up, D di down, B di back e infine la F di front. Ok? È tutto molto semplice. La piccola aggiunta è che quando alla lettera è seguita da un apice, quella lettera invece di essere R si legge R prime, cioè R primo, e sta a significare che invece di muoversi in senso orario, quel movimento va fatto in senso antiorario. Stop. A volte puoi trovare R2. R2 significa muovere 2 volte nella stessa direzione. Facile, ok? Bene, allora direi che possiamo iniziare. Questa tecnica è costituita da 7 passaggi, 7 fasi, e andiamo a vederle un pezzo alla volta. Ovviamente per fare questo prendiamo un cubo adeguatamente mescolato. Ok, allora, la prima fase è quella di costituire una croce bianca. Per tradizione si inizia dal bianco, ma potete usare qualunque colore ovviamente.
Questa fase non richiede particolare abilità, se avete un cubo potete voi stessi riuscirci con un minimo di pratica. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è che deve esserci una coerenza fra i colori. Quindi adesso, ok, bianco e verde, lo mettiamo in posizione e sappiamo che qui dovrà esserci un bianco rosso. Il bianco rosso è qua, allora che si fa? Ok, benissimo, bene, adesso posso andare anche un pochino più veloce perché avete capito la teoria, in qualche modo, ok? Vedete? Ora manca solo lui. Fatto. Abbiamo costituito la croce bianca. Adesso ignoriamo questo perché come vedete non ha nulla a che vedere con quell'intorno, quindi in realtà lui è come se non ci fosse. Abbiamo una croce bianca con tutti i lati compatibili, quindi questo è fatto. Ora si entra in una parte già più interessante, la fase 2. La fase 2 consiste nel completare questa fascia, questo livello, e per farlo dobbiamo chiaramente mettere gli angoli corretti. Tradizionalmente in questo metodo si gira, quindi col bianco verso il basso, e si cercano i vari colori da mettere. Quindi qua abbiamo blu e arancione, lo mettiamo tra il blu e l'arancione. Okay. Adesso si fa il primo algoritmo, la prima sequenza che ci può tornare utile, ed è la seguente. Spero di non avervi spaventato, ma come vedete si è messo già in posizione. Ora siamo un po' sventurati perché dovrei mostrarvi lo stesso algoritmo anche qua, quindi ecco qua ce n'è uno differente, blu, rosso, bianco. Siccome il bianco è verso di noi, siamo già però in posizione, si fa quest'altro algoritmo. Ecco fatto. Anche lui è stato messo in posizione con una facile tecnica. Questa si applica tutte le volte che c'è questa configurazione, non dimentichiamolo. Ora siamo fortunelli perché si è creata un'altra situazione in cui il bianco, invece che essere frontale o in alto, in questo caso è di lato. Allora lo mettiamo dove deve stare, cioè tra il verde e l'arancione. Ecco qui, e applichiamo l'algoritmo specifico, che in questo caso è questo. E anche lui è stato posizionato. Ci resta unicamente questo rosso-verde che ancora una volta avevamo visto prima, è questo algoritmo qua. Benissimo, siamo arrivati alla terza fase. Infatti la prima fase era la croce, la seconda era fare gli angoli. La terza consiste nel completare questi bordi, in modo da completare i primi due strati. Infatti questa tecnica si chiama strato per strato, layer by layer. Ma andiamo a vedere come si fa. Dobbiamo cercare ovviamente al piano di sopra dei colori da infilare. Allora, vediamo qua che questo cubetto deve finire qui. Per fare questo, anche questo sembra un algoritmo strano, ma in realtà è molto facile da imparare, infatti deve andare indietro. Allora, il mio modo per ricordarmelo è che devo fare indietro, 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 e poi avanti 2 volte. Ok? Guardate, si è posizionato. Stupendo. Vediamo se c'è un caso differente, tipo questo. Qui abbiamo arancione e blu. Questo caso deve andare avanti. Che facciamo? Avanti, 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 e poi indietro di 2. Abbiamo posizionato anche lui. Ok, vedete che non è realmente complicato. Ora ci troviamo davanti un rosso-blu, questo anche per gli amici di Cagliari, e ancora una volta deve andare avanti. Abbiamo appena visto come si fa avanti, 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 indietro di 2. L'abbiamo posizionato. Ci resta fuori solo un tassello da mettere. In questo caso rosso e verde qua, ok? Si va indietro. Guardate com'era? Indietro, 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 e avanti di 2. E anche questa è fatta. Abbiamo completato 2 livelli. Quello che resta da fare adesso è, la nuova fase, consiste nel completare, l'obiettivo finale a breve termine è quello di completare il giallo. In questo caso ignorando, qua potrebbe essere una cosa un po' strana,
però ignorando la compatibilità con il layer inferiore. Cioè, questo è giallo, ci va bene, anche se sotto ci sono dei colori non compatibili. Ok, questo è giusto, va bene, ma fa niente. A noi ci interessa completare il colore. Come si completa il colore? Anche qua ci sono degli algoritmi. In questo caso appunto non è particolarmente efficiente perché a volte è necessario applicare lo stesso algoritmo più volte fino a che non si ottiene il risultato, anziché applicarne uno buono per tutto, ma al tempo. Quindi in questo caso cosa si fa? Si cerca se c'è una linea o una L, in questo caso c'è una L più un cubetto, ma comunque è una L, allora si applica il seguente algoritmo. F minuscolo, non l'abbiamo citato prima, si riferisce a quando oltre a quello strato muovi anche quello centrale adiacente. Comunque, abbiamo fatto e già sono apparsi dei colori gialli in più. Ricordiamoci, l'obiettivo qui è quello di fare tutto il piano di colore giallo. Allora, come si fa? Si gira lo strato superiore finché non ha una precisa posizione. Siccome abbiamo due angoli fatti, la posizione è quella in cui il giallo guarda noi. Se ce ne fosse stato uno solo, ci garantivamo che questo giallo era posizionato qui. Se era solo una croce, quindi senza angoli, il giallo doveva stare qua. Il trucco che uso io per ricordare questa cosa è immaginare che il cubetto a sinistra frontale rappresenti 0, 1, 2. Cioè se non ci sono angoli sopra, il giallo sta qua, se c'è un angolo lo posizioni qua il giallo, se ce n'è due come in questo caso il giallo sta davanti a noi. Ok? E a questo punto si fa l'algoritmo specifico, ok? Che è questo. Abbiamo visto che adesso ce n'è uno solo, allora lo posizioniamo qua, ricordate 0, 1, 2, e si rifà. Ci siamo quasi, che questa è la cosa divertente, che io lo sto riapplicando. Guardate, magia, perfetto. Ora tutta la parte superiore è stata completata. Cosa resta da fare? Beh, resta da fare la fase 6. La fase 6 è quella che fa mettere gli angoli in posizione. Come si fa? Allora, si cerca se ci sono degli highlight, ovvero due angoli già in posizione, e si ruotano in modo che siano compatibili, per comodità. E si applica un nuovo algoritmo. Questo è l'algoritmo da fare. Ta, 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 ta. Ok, e guardate, l'abbiamo già risolto. Può succedere anche questo, cioè l'abbiamo già risolto anche se ovviamente il metodo completo prevede anche un'ulteriore fase ed è la fase da applicare nel caso in cui dopo aver posizionato gli angoli i bordi non siano ancora in posizione. Ok, allora siccome ci tengo a mostrarvi il caso, ve lo faccio vedere. Ok. Diciamo che poteva essere una condizione di questo tipo. Cioè noi avevamo posizionato sì i bordi, perdonate, avevamo posizionato sì gli angoli, ma i bordi non erano corretti. In questo caso allora si applica un semplice algoritmo che non fa altro che ruotare, cioè permutare tra di loro questi tre cubetti. In questo caso allora è ancora una volta la regola poco efficiente, se volete memorizzare un solo algoritmo, è di farlo tot volte finché non si risolve. Quindi lo rivediamo. Ok, si sono spostati di colore, ma non si è ancora risolto, quindi lo facciamo ancora un'ultima volta. Mi stavo confondendo. Eccoci qua, ecco fatto. E l'abbiamo risolto. Quindi risolvere il cubo di Rubik è di fatto semplice, o comunque alla portata di tutti. Quello che non è alla portata di tutti è riuscire a farlo in tempi estremamente brevi e con il minor numero di mosse possibili. Per questo esiste in realtà una comunità di cubers, si chiamano, cioè di giocatori di cubo di Rubik,
che si sfidano ben oltre i limiti appunto dell'uomo comune nell'essere estremamente rapidi, precisi e così via. Ed è per questo che io ho deciso di sfidare me stesso anche in questa cosa e ho comprato un cubo di Rubik da gara. Proprio così esistono cubi da gara professionali, non vi dico quanto costa, ma comunque lo trovate nella descrizione insieme a tutte le altre informazioni relative alla risoluzione del cubo di Rubik. Trovate anche appunto una guida in italiano che ho scritto. Però voglio sfidarmi, quindi il prossimo video a tema cubo di Rubik vorrà documentare la mia strada, il mio percorso, il mio apprendimento nel speed cubing, quindi nello speed cubing, nella capacità di risolvere un cubo estremamente velocemente, quindi spero sotto i 30 secondi, che dovrebbe essere un tempo ragionevole per uno speed cuber. Bene, detto questo, io non posso fare altro che ringraziarvi e se avete apprezzato il video, quantomeno il mio sforzo, vi prego di seguirmi, mettere certamente like sul video, fate un po' come volete, ma insomma sarebbe bello se mi seguiste su YouTube, Facebook, Twitch, ma non per strada. Vi prego, smettete di seguirmi per strada. Grazie.